Naviganti dell'hobby, drago dell'espansione di HeroQuest, Green Stuff World, nuovi colori max di formula. È ora di metterli alla prova e speed paint per vedere cosa viene fuori in massimo un'ora e mezza, ok? Ci vediamo subito dopo la sigla. Ragazzoli, ci siamo. Questo draghetto non troppo grosso e gommoso di HeroQuest, vediamo un pochino che cosa possiamo far saltare fuori. Stavo pensando a un aerografo per cominciare, ma visto che molti di voi non lo useranno, facciamo così. Allora, questa è una texture palette della Green Stuff World, è stampata in praticamente, anzi no, questa non è neanche stampata in 3D, questa è fatta proprio a plastica a stampo classico, ma volendo si possono stampare anche in 3D. Comunque la Green Stuff la vende, questa se avete bisogno vi metto il link, molto utile per il discorso solito del dry brush. Ci mettiamo il nostro draghetto qui e voglio iniziare facendo la pietra dove si poggia con tre colori tecnici, diciamo dry brush proprio di ovviamente Green Stuff, e inizierò con Rock Grey, poi passerò per il Storm Grey e dopo Bone Meal, e vediamo un pochino se riusciamo a dare questa colorazione, diciamo base alla roccia. Vi prendo un numero 7 della Green Stuff World, il Rock Grey, e vediamo un pochino. Questi dovrebbero essere colori molto asciutti, infatti vedete che all'interno sono praticamente non troppo, proprio non cola quasi, quindi è fatto proprio a modo di ricotta, come dico io. Prendete il vostro grigio, lo prendo dal fondo del tappo intanto, così vediamo com'è. Vado un po' sulla palette per non lasciare tutto sotto, vedete, sopra il drago, e comincio a fare la mia pietra. Se vedo che è poco, ovviamente rimetto colore, ok? Quindi quello che voglio fare ora, per non dover dopo andare a prendere, diciamo, e sporcare, diciamo, il drago, è dare una base alla pietra dove si poggia molto realistica e quindi dry brushata, e mi piace molto l'idea di usare colori proprio fatti apposta per il dry brush, perché questa è un'idea, insomma, che già c'è un po' da anni, insomma, quella di appunto fare colori appositi, e devo dire funziona, perché sono colori che sono estremamente asciutti e in un attimo ti danno la possibilità, vedete, di fare il dry brush senza dover andare a stemperare troppo, diciamo, sul fazzoletto, e quindi in questo caso posso solo levare il colore che non voglio sulla paletta, che diciamo non asciuga il colore, lo leva e basta dal pennello, no? E quindi vado in quantità a piacimento per questa prima base, ok? Quindi 3 colori, non di più. Io sto cercando di come sempre fare qualcosa che sia facile un po' per tutti, raggiungibile un po' per tutti, ok? Quindi niente a che fare con l'heavy metal, ma con qualcosa di un po' più diciamo superiore al gioco, quindi a livelli di parata, ok? Mi sono già aperto lo Storm Grey, vediamo un pochino questo Storm Grey com'è. Lo prendiamo e lo stemperiamo leggermente, non pulisco, come vedete, il pennello, e comincio a dry brushare, e come vedete già vengono fuori le prime luci sulla pietra che in questo modo verrà texturizzata e quindi mi darà l'effetto proprio che desidero sulla pietra, no? Che è quello proprio texturizzato. Vedete che in questo caso posso sporcare quanto voglio la miniatura, perché tanto poi colorerò sopra, quindi non è un problema se adesso io coloro le zampe eccetera. Quello su cui mi concentro è quello su cui è appoggiata, ok? Allora direi che lavo il pennello, perché il colore è talmente asciutto che in un attimo praticamente si va a depositare. Siccome il pennello è comunque rimasto umido, vediamo se o lo cambio o continuo ad asciugarlo magari su un panno. Io ultimamente sto utilizzando, invece degli Scottex normali, la Tutto. Non so se l'avete mai provati, sembra quasi un tessuto in un tessuto, molto poroso, e devo dire funzionano bene perché assorbono tantissimo, e tra le altre li usate in tanto tempo, nel senso che ci vuole tempo per, diciamo, sprecare tutto il colore che c'è. Guardate, questo ha il tappino, che mi è rimasto il tappino, quindi mi prendo il colore dal tappino, vado a levare leggermente sulla paletta
il colore e inizio a dargli quello che vorrei fossero le luci della pietra vera. Ok, quindi in questo caso ci vado giù leggero, inizio a guardare come viene fuori e dopodiché decido quanto marcare con il pennello o quanto, diciamo, sovrapporre continuando a passare col pennello stesso. Ok, guardate, ecco qua, faccio risaltare un bel po' la pietra. Adesso ci siamo. È proprio per me è una sorta di altare, no? All'inizio stavo quasi pensando di farlo in bronzo per poi invecchiarlo tutto, sapete, con il suo, diciamo, appunto l'ossido, quindi l'effetto verdigris, no? Però poi alla fin fine ho visto questi colori, diciamo, che mi sono passati davanti agli occhi di Greenstuff e volendo farvi un tutorial tutto da Greenstuff World Team mi è sembrato veramente molto figo potervi far vedere come lavorano anche i colori dry brush. E quindi qui avete la resa della pietra con 3 passaggi di colore dry brush e ovviamente un pennello dry brush di Army Painter. Aiuto, perdo il pennello. Allora qui semplicemente un tocco, tanto il resto è verde. Continuo a passare sulla pietra per vedere e vediamo un pochino. Allora, l'effetto per il momento è questo. Chiaro che quando poi sarà ben asciutto, adesso vado avanti col drago, andrò a fare tutta una serie di sfumature con diciamo, le wash, gli ink, e quindi a quel punto lì vedrò se tornare a fare qualche colpo di luce non con i colori dry brush ma a questo punto con gli highlight proprio, no? E quindi intanto avete visto come funzionano, molto facili da utilizzare perché sono veramente senza acqua, quindi sono colori quasi gommosi. Diciamo che la ricotta secondo me è il termine giusto, sembrano un po' una ricotta e danno questa resa che come vedete vi proprio dà una texturizzazione alla pietra che veramente è bella. Allora adesso l'unica cosa è che si confonde molto con le, diciamo, le unghie e diciamo, la pelle, no? Ma non vi preoccupate che appena avrò finito capirete cosa volevo fare sulla pietra, ok? Ci vediamo fra un attimo che cominciamo a fare la pelle del drago. Vedere tra le altre il wet palettone, mi verrebbe da dire, della Greenstuff, bellissimo il sigillo e vedete c'è uno scanso che vi permette di far stare l'elastico in maniera molto ordinata. Poi avete questa super XL praticamente, che ovviamente da una parte diventa praticamente la base, il contenitore, volendo, oppure potete abbassarla e tenere semplicemente l'altra, ok? Quindi qui dentro, tra le altre, nella parte grigia potete inserire per esempio sempre la paletta texturizzante, oppure questi che useremo dopo per le wash, che è gommato, fantastico perché praticamente vi permette di mettere il colore, tenerlo bagnato perché la gomma ovviamente è idrorepellente, e quando dovete lavarlo fate così e levate il colore che si è seccato, quindi non occorre nemmeno sbattersi troppo su questa cosa qua. Allora, la wet palette l'ho preparata qualche giorno fa, quindi è umida, non proprio bagnatissima, però insomma mi va abbastanza bene. E andiamo a vedere. Allora, la prima cosa che voglio fare in realtà è partire dall'interno delle ali, perché non le voglio fare verdi ma le voglio fare color beige osso, ok? Per andare a sfumare dal marrone ocra al beige osso e poi intorno fare un marrone oliva spento, ok? Da scuro a chiaro. Quindi questa è la mia idea. Vediamo che cosa salta fuori. Quindi per partire direi di partire da un yellow brown ops, che è appunto un colore del volume base, in questo caso del volume numero 2 di Greenstuff. Vado a mescolare e cominciamo. Dal momento che voglio fare una sorta di blending mi preparo il yellow brown, poi mi metto accanto un dark beige che come vedete ha una colorazione quasi grigiognola, ok? Quindi sarà un blending molto particolare, e le luci le farò col golden cream, quindi tornerò a scaldare, diciamo, il colore con il cream. Guardate i tappini
della Greenstuff come vi tirano giù il colore e praticamente non sporcano nient'altro che l'interno e l'esterno qua intorno al tappino, no? Una volta che chiudete avete levato il colore secco, quindi è veramente molto utile il tappino così. Allora vado a prendermi il pennello, che in questo caso sarà un numero credo piuttosto grandicello, e vediamo un pochino cosa salta fuori. A tra poco. Ho deciso quindi di utilizzare un Silver Series Kolinsky, quindi questo è Martora, ok? È un Martora numero 2, ovviamente il numero 2 della Greenstuff, che come sapete, ve l'ho già detto tante volte, i numeri diciamo non sempre corrispondono, però è abbastanza grandicella la punta, no? E vado, ovviamente pennello con la sua giusta dose di liquido, vado a dare diciamo le luci, anzi la base al diciamo l'interno dell'ala del drago. Il colore, mi raccomando, ben diluito, in questo caso deve essere proprio diluito, quindi vedete che anche se lascio sotto un po' di nero va bene. Tra le altre guardate come copre bene, e il pennello Martora come stende bene, proprio guardate, in un attimo ho praticamente steso il colore, veramente molto 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 bene questo, eh? Allora, fatto questo, prendo direttamente il grigio, parto dall'alto e comincio a fare un po' di blending. È solo una base, quindi mi raccomando, andate via lisci, tranquilli. Non voglio in questo momento fare troppe luci o altro, sto solo mescolando il verde al grigio direttamente sulla miniatura, e poi parto invece con delle parti un po' più in luce, che sono praticamente quelle più interne, perché sono quelle dove l'ala curva di più. Poi mi riprendo il mio verde e vado alla base, tirando alla base il verde e il grigio. Scusate se resto zitto, ma sto ragionando con voi praticamente in silenzio mentre sto facendo, per capire se viene fuori quello che voglio. Ok, questo è l'interno, ok? Adesso io mi lavo un po' il pennello e comincio a ridare solo luci. Tra le altre è talmente sottile che si vede ancora un po' il nero sotto, ma in realtà va bene, questa cosa qua va bene perché non state levando dettaglio. Siccome tra le altre la miniatura non è proprio il massimo del dettaglio, se andate anche a usare colori non diluiti siete praticamente spacciati in partenza, perché ovviamente avrete dei problemi dopo a far vedere le parti. Quindi io lascerei così, e un pochino qui a meno, esatto, eccolo qua. Andiamo col verde in basso. Vedete che ora cerco di lasciare invece le linee che il drago stesso ha, quindi quelle interne e quelle esterne, vedete le faccio diverse, e cerco di differenziare un pochino per dare un'idea. Ovviamente questa è la parte interna dell'ala, la parte esterna sarà un verde molto forte e quindi dovrebbe insomma fare il suo effetto una volta che sono insieme i due colori. Ecco qua, e direi che questa ala è a posto. Per ora la lasciamo così. Dopo mi piacerebbe averla ancora un po' più chiara, ci starebbero degli highlight magari con qualcosa di più chiaro, ma potremmo anche azzardare, finché siamo nel blending, un parchment, ok? Che praticamente è un, diciamo, bianco quasi avorio, quello che stiamo usando ora, questo qui, oppure, beh, oddio, vi dirò che invece del parchment usiamo il Blessed Bone, che sostanzialmente è il classico colore, no, delle ossa. Facciamo un pochino il punto di com'è questo color osso, che è molto importante in quanto effettivamente scheletri, il colore osso secondo me, i marroni e i beige sono alcuni delle gamme, come i verdi, che vanno ben visti per capire bene com'è la gamma. Ok, questo si chiama Sun Bleached Bone, l'ho chiamato Bleached Bone perché sono talmente abituato che... Ok, e vedete che
è proprio un color osso, ma in realtà piuttosto scuretto, quasi grigio. Ok, vado a prendermi un po' di colore, me lo stempero e vado a fare un po' di blending sulle parti in mezzo. Lo vado prima a distribuire, vedete? Lo vado a schiacciare un pochino e poi comincio ad aggiungere il giallo per avere l'effetto che desidero. E poi col verde da sotto comincio a tirare e in un attimo ho la mia sfumatura. Eccolo qua. Poi mescolate, fate in modo che il blending deve essere una sfumatura proprio, quindi non si dovrebbe vedere granché, diciamo, una differenza di colore, no? Però poi se avete delle problematiche varie si possono ovviare con, per esempio, diciamo con delle velature, ok? Però vedete qua mi piace l'idea che va a schiarire le parti esterne e qui invece vado a chiudermi l'ala sulla parte interna. Mi piace questo connubio fra questo giallino e questo bleached bone che con il verde fanno questa colorazione, vedete, un po' particolare. Che dovrebbe portare un pochino ad avere quasi un'idea tono su tono quando andremo poi a ragionare sul diciamo il colore della pelle, perché la voglio verde e quindi vorrei che l'interno sembrasse un po' color membrana, sapete, appunto sulle colorazioni osso, però ci deve essere un po' di verdognolo e quindi con questo diciamo ho abbastanza trovato un buon livello, ok? Poi me lo posso girare anche al contrario e fare un po' di sfumatura qui. Vi ripeto, il più lo facciamo dopo quando andiamo a fare magari dei colpi di luce quando è asciutto, no? Però vorrei dare una base che ci dia l'idea, poi magari una velatura e sistemiamo il più, ok? Quindi questa è l'idea, diciamo, della ala. Adesso io faccio le altre 4 facciate, le altre 3, ok? E ci vediamo quando ho finito per iniziare a fare il colore del drago, proprio della pelle. Dunque, questo è il risultato, si sta ancora asciugando, delle ali, quindi l'interno delle ali, ok? Un po' sfumato, dopo andremo a fare le luci, nel frattempo mi preparo a iniziare la pelle del drago e la pelle del drago la voglio fare con un military green, quindi come vedete spegnerò parecchio il draghetto, ok? Questo qui tra le altre è uno di quei tappi che non ho bucato per sbaglio e quindi andiamo a bucarcelo, vedete qui c'è da fare il foro, ok? Voi avete il vostro, magari io uso il trapano, potete usare insomma una clip, un chiodo, qualsiasi cosa che vi permetta di fare appunto il buco e andate a mettervi il vostro colore e vedete che è un bel, diciamo, verde, ve lo metto a fuoco, un verde piuttosto scuro, no? Fatto questo andrò a fare un po' di luci con il Rocket Green, che è un verde un po' più, accidenti, anche questo è senza buco, e è un verde un po' più chiaro, sempre piuttosto spento, quindi anche qui non andrò, diciamo, a dare luci che lo renderanno vivo. Io sono uno, e lo sapete ormai, chi segue il canale lo sa, che ama i colori realistici, diciamo, ok? E quindi praticamente vedete comunque che sono abbastanza vicini, ma non amo, diciamo, il fantasy super saturo con questi colori super accesi, no? Anche se poi anch'io ho le mie follie e questa è una di quelle, perché metterò questo Rotten Green, ok, che è un verde veramente molto molto chiaro, non è un super saturo, come vedete non è accesissimo, ma è quello che mi piace. Allora vediamo un pochino se partendo da questo verde scuro si differenzia la pelle del drago rispetto
al resto, ok? Adesso andiamo a fare proprio la pelle, quindi la base, e andiamo via lisci. L'importante è che il colore sia ben diluito, perché ovviamente, scusatemi il fuoco, dovete fare in modo che non vada a distruggere, diciamo, i particolari seccandosi nei recessi, ok? Quindi andate a passarlo più volte. Poi vedete che cerco sempre di tirare indietro il pennello, cioè in questo modo, perché specialmente la martora si rovina facilmente se cominciate a spingere la punta, e poi è proprio una tecnica che è totalmente sbagliata quasi sempre, perché andate regolarmente a non controllare la punta del pennello, quindi non vi stancherò mai di dirlo, il pennello tiratelo indietro, che è più facile controllare. Poi i professionisti fanno un po' praticamente quello che vogliono, ho raggiunto, diciamo, un livello di tecnica dove si fa un po' quello che si vuole con il pennello, ok? Un po' come pedalare la bicicletta. Una volta che hai imparato veramente bene e cominci a fare anche i salti con la bicicletta, allora vai a vedere chi ama fare i salti in un modo diverso dall'altro, ok? Per capirci con questa metafora biciclettosa. E quindi in sostanza ognuno poi fa quello che vuole. C'è chi magari utilizza la spinta del pennello per aprire a ventaglio, diciamo, il colore, e magari lo fa apposta come tecnica, ok? Ma diciamo la base è imparare a tenere la punta, ok? Poi ci sono tutte le varianti del tema. Allora, vado avanti, diciamo che sta venendo bene, mi piace abbastanza, ok? E quindi come colore base terrò questo. Qui ci sono delle ghiandole sopra le spalle che andrò certamente dopo a dipingere con un verde acido, quindi andrò a fare tutto tono su tono con i verdi, e vedrete che il colore delle ali interno rimarrà simile al verde, e secondo me, perché ancora non l'ho visto, perché io non provo, faccio direttamente un po' a istinto, a flusso di coscienza, però insomma quando conosci la palette dei colori bene o male sai dove vai a parare, no? Secondo me sarà bello vedere i due colori insieme una volta finito. Allora andiamo a fare le punte. Questa è una parte dove il colore ci deve essere dappertutto, ok? È una campitura larga, andate proprio a, diciamo, mettere il colore ovunque potete, e ci vediamo, diciamo, subito dopo la stesura per vedere il secondo colore. Ragazzoli, l'effetto che volevo sta iniziando a venire fuori. Come vedete, le ali risultano giallognole begioline con una punta di verde, con quel blending che abbiamo fatto prima, e poi il drago, insomma, ci sta tutto, no? Con questo colore. La pietra sotto risalta, ma la grandissima. Poi qui ci saranno le unghie saranno nere, le corna saranno nere, tutte queste punte le faremo nere, e quindi bene o male qui ci siamo. Probabilmente farò un blending con un rosso sulle punte nere, in modo tale che le portiamo a dare l'unica nota di calore che, come sapete, metto sempre in ogni miniatura. Sarà un rosso, diciamo, sulle corna probabilmente. E poi per il resto adesso vado avanti con il secondo colore, che è questo verde molto più, diciamo, acceso, che è il Rocket Green. È un verde molto più acceso, quindi vado a prendere tutte quelle parti del drago che sono in superficie. Non vado a fare troppo, perché poi andrò a fare una velatura di tutto in modo tale che venga fuori la sfumatura che volevo, ok? Quindi quello che devo fare ora è semplicemente dare dei colpi di luce qua e là sulle punte, sulle parti più in luce, non nemmeno tutta l'ala, solo dei pezzi dell'ala. Poi andremo a velare il tutto con altri colori e vedremo cosa salta fuori. Però le luci ho intenzione di farle al liquido in questo modo qua, e come vedete il risultato è che si schiarisce un pochino, non esageriamo troppo, e abbiamo il nostro, diciamo, secondo colore sul drago, che lo accende un pochino perché è meno, diciamo, spento, no, del verde oliva militare, che però secondo me è un verde scuro fantastico, perché appunto spegne l'ombra che sta sotto e fa accendere il secondo colore sopra, quindi ci sta tutto. Finisco di fare
anche questo secondo passaggio e ce lo godiamo poi insieme. Allora ragazzi, ecco l'effetto che volevo con i 3 verdi. Ho aggiunto anche l'ultimo, che vi ricordo essere il Rotten Green, e quindi praticamente è venuto fuori, vedete, molto più acceso, con questo fondo d'ombra molto scuro e spento, in modo tale che non sia tutto acceso, e come vedete ha le sue sfumature. Adesso che abbiamo fatto la base, possiamo tranquillamente aspettare che si asciughi per bene e cominciare a fare delle lavature che ci faranno contrastare e vedere tutte le parti interne, nonché con delle lavature verdi magari all'inizio andrò a velare tutto quanto il corpo in modo tale che i verdi si mescolino un pochino, si spenga di nuovo un po', perché poi sulle spalle farò l'acido vero che andremo a fare col Canary Green, e quindi proprio un colore molto acido che rappresenterà praticamente queste bolle che ha sulle spalle, che sono le scorte di acido del drago in questione, ok? Però vedete che già comincia l'idea a delinearsi. Lasciamola asciugare per bene, perché qui è importante con le lavature che la miniatura sia totalmente asciutta. A dopo. Si è asciugato, quindi adesso un momento importante per il nostro draghetto, quello delle luci. Mi prendo, guardate, un numero 0, sempre Kolinsky, quindi vado sempre di martora piuttosto importante, ok? E vado praticamente a fare delle luci con quella sorta di bleached bond, anzi si chiama bleached bond, che abbiamo usato prima. E quindi praticamente vorrei fare sulle ali, scusate che ogni tanto becco la telecamera in malo modo, allora andiamo a rendere più liquido possibile il colore e vado a fare praticamente delle linee sottili qui. Perché le faccio? Perché dopo andrò a fare quella famosa lavatura con l'inchiostro e andrò sicuramente a scurire, quindi vado a dare una botta di chiaro che in questo momento deve essere leggera, molto liquida, in modo tale che vada a fare una sorta di velatura, quindi veramente tanto liquida, e quando abbiamo finito anche qui lasciamo asciugare moltissimo in modo tale che poi possiamo fare quel famoso passaggio dell'inchiostro. Sono dei colpi di luce praticamente un po', diciamo, a striature sottili sulle parti in luce, e ovviamente rilevo dove vado a sbordare. Non vi preoccupate se sembra tanto chiaro, perché veramente quando andrete poi a mettere l'inchiostro si vedrà molto più scuro, ok? Quindi andate anzi a marcare abbastanza i punti che volete marcare di più di luce e vediamo che succede, eh? Allora adesso io, che non voglio annoiarvi con 200 ore di tutorial nel vedere che faccio semplicemente sempre la stessa cosa, ovviamente chiudo qui, finisco di fare questo passaggio, penso che abbiate capito, no? È piuttosto semplice, poi magari prendete le ali al contrario qui e date i colpi di luce qua, vedete? Così avete un altro po' di contrasto, diciamo, proprio sul bordo, e poi un po' di striature così. Semplice semplice, è una miniatura veramente a speed paint quasi, quindi non vi preoccupate se è piuttosto veloce e sembra grossolano il lavoro. È un pochino, insomma, una miniatura che si fa rapidamente per giocare a HeroQuest. Ce ne devono essere tante e ce ne sono tante da dipingere, quindi andiamo avanti. Vedete però l'effetto finalmente ha quell'effetto chiaro che volevo io all'inizio, dove il blending rimane praticamente la base sotto. E adesso, quando abbiamo finito, facciamo asciugare per bene. Vi faccio vedere un altro passaggio importante della pelle del drago, che qui è ancora un po' confuso, ma ha creato una base, quindi farò un leggerissimo dry brush con un verde chiaro che andrà praticamente a far di nuovo rivedere tutta la pelle e tutte le scaglie, no? E poi, fatto quello, tutto asciutto, andiamo a fare le lavature. A tra poco. Quindi adesso cosa facciamo? Abbiamo il nostro drago con le ali interne con le striature, vedete chiare, vedete già come stacca, la pietra stacca bene dal verde, è tono freddo su freddo.
qui abbiamo le ali che hanno un che di caldo, ma ancora rimane, diciamo, abbastanza coerente, diciamo, la miniatura. Quindi l'unica cosa che faremo di colore caldo sarà andare sul rosso dopo. Adesso voglio fare un dry brush leggerissimo, che penso che farò con Warcry Green. Il Warcry Green è un colore che mi ricorda molto il vecchio Goblin Green anni 90 della Games Workshop, quindi mi piace moltissimo. Ne metto un po' praticamente sopra la palette, diciamo, da dry brush, e vediamo un pochino cosa salta fuori, perché andrò a diluirlo, o meglio, diciamo, mescolarlo. Adesso qui ne metto un pochino con qualcosa di chiaro, che potrebbe essere in questo caso il nostro sempre Bleached Bone. Vi dico già che, siccome questa è la prima volta che uso veramente tanto e completamente solo la gamma di Green Stuff, questi sono i nuovi Max, è una nuova modalità che per fare praticamente l'acrilico della Green Stuff, che li ha resi veramente molto coprenti. Avete notato all'inizio che sul nero ho utilizzato praticamente subito colori come il Golden Cream, e sono anche i colori che danno sul giallo, che notoriamente è il più difficile di tutti i colori, e siamo riusciti comunque a dare, diciamo, quasi subito la mano. Quindi vedete che poi, guardate, anche senza primer come copre sulla palette, no? E questa palette è texturizzata e fantastica, perché alla fine viene fuori stranissima. Allora guardate, prendo dalla parte bassa, e insomma, quello che volevo dirvi comunque è che sono colori piuttosto liquidi, che vanno proprio diluiti tanto, e la palette, non essendo in questo caso addirittura è una palette di plastica, quindi nemmeno di legno, non è molto porosa. Quindi se volete andare proprio di dry, utilizzate un fazzoletto, ok, e fate con il fazzoletto, cioè levate il colore dal pennello con il fazzoletto. Però guardate, allora io ero partito dal basso, perché in realtà sto facendo proprio un volumetrico, cioè sto facendo in modo che il mio drago abbia praticamente semplicemente una texturizzazione. Quindi mi interessa che tutti i particolari del drago vadano a risaltare. Scusatemi se a volte la telecamera perde il fuoco, Allora, stavo per dirvi, voi ditemelo, ma non potete, quindi me ne accorgo io. Allora, eccolo qua, vedete che sto tirando fuori praticamente il muso, tutte le cose che non si vedevano più, tra le altre tutte le cose che non si vedono nemmeno con la miniatura diciamo di base che si trova all'interno della scatola, perché giustamente è nera. Quindi finalmente vediamo com'è questo drago, perché non si vedeva proprio, no? Allora, ecco qui, andiamo a far risaltare queste parti, perché poi anche qui andremo a fare una lavatura, e la lavatura farà proprio l'effetto legante fra un colore e l'altro. Quindi andiamo pure a schiarire le punte e tra le altre a texturizzarle, in modo tale che quando andiamo a mettere la copertura, diciamo, totale dell'ink, vada a farci praticamente un bel risultato, ok? Adesso io continuo così, faccio tutto il drago, vedete un po' come sta venendo fuori, come sta risaltando in un attimo. Questo è proprio uno speed paint, che però a fine della sessione, che sarà di massimo credo 2 ore, non di più, per fare tutta la miniatura, vi dà una bella soddisfazione. È chiaro che non è una miniatura da gara, ok? Però sicuramente una bella miniatura per giocare, e che dà una bella soddisfazione visiva su un tavolo tipo quello di HeroQuest Café, non un tavolo custom, ma anche sul tabellone, diciamo, classico di HeroQuest. Guardate come già risaltano tutte le parti in chiaro, no? E quindi voi fate praticamente il vostro mescolamento. Io continuo a farlo sempre nella stessa zona, in modo tale che in realtà mi tengo sempre un po' di colore. Vado a prendere, vedete che a volte resta quasi liquido, quindi occhio a questa cosa qui, perché con la palette di plastica avete il colore che resta liquido. Ve lo ripeto, così se siete andati avanti, non dovreste farlo, ma lo so che lo fate. Se siete andati avanti con il video e non avete sentito prima, spero che mi abbiate sentito adesso. Allora, vedete che sto tirando fuori proprio le luci finali anche delle ali. Adesso io mi finisco tutto qua,
e poi abbiamo il nostro draghetto che praticamente è pronto per fare il suo bel bagno nelle lavature. Ok? Ci vediamo fra un po' che finisco, per voi sarà un attimo, arrivo. Va bene ragazzi, eccoci qua. Allora, questo è il nostro drago verde, diciamo alla fine della colorazione della base, ok? Siccome voglio che sia veramente asciutto, nonostante sia un dry brush, l'ultimo passaggio e dovrebbe essere già asciutto, resta sempre leggermente ancora diluibile, quindi se aggiungete ora gli inchiostri rischiate di fare un paciugo. Allora, lasciamolo asciugare e nel frattempo noi ci occupiamo del nero. Dovete sapere che il nero si chiama Black Stallion ed è praticamente presente insieme al bianco, che è il Nuclear White, in entrambi i volumi. Quindi se voi comprate i 48 colori del volume 1 o del volume 2, il nero e il bianco li trovate sempre. Questa è una grande ovviamente idea di Green Stuff, che sembra una cavolata, ma in realtà se voi prendete un volume dove non ci sono il nero e il bianco, dopo vanno comprati a parte per forza, perché il nero e il bianco sono inevitabili, diciamo, no? Uno è la negazione, uno è la somma di tutti i colori. Allora, cosa facciamo adesso? Usiamo il nostro nero, che come vedete è nella nostra modalità tappino. Andiamo a bucare, perché ancora non avevo bucato tutto, e andiamo a metterci il nostro nero nel pottino di gomma, ok? Chiamiamolo così. Mi prendo il pennello numero 2, che era quello di prima, tanto se ho la punta la martora funziona benissimo. Non ho, in questo caso, non uso la wet palette, ma perché insomma è più o meno la stessa cosa in questo caso, perché non mi interessa essere troppo liquido, e vado a fare le corna, quindi praticamente tutte le parti di ossa che sarebbero in un normale animale color osso, lui ce l'ha tutte nere perché ho deciso così, e quindi praticamente andiamo a colorare praticamente queste parti appunto di nero, e poi andiamo a fare questo blending sempre prima di fare le famose lavature, perché poi con le lavature andremo soprattutto senza problemi e la miniatura sembrerà più reale, più coerente. Allora, qui direi che il nero può arrivare fino a un certo punto e poi mi fermerei, ma vedo che la miniatura è fatta in modo che il corno arrivi qui. Quindi questa parte qua la coloriamo. E questa parte anche. Ok, andiamo a prendere anche questa. Ovviamente ragazzi, qua come sempre de gustibus, se a voi piace, scusate che ero anche un po' fuori camera, se a voi piace praticamente farli in un altro modo, tipo fare solo la forma del corno classico senza questo risvolto, diciamo, che sto facendo io, fate quello che volete. Non dovete seguire insomma il tutorial, questo lo dico ovviamente per i meno esperti, esattamente come lo faccio io. Certo, se volete la stessa resa, cercate di farlo allo stesso modo, ma insomma siamo praticamente in un ambiente totalmente creativo, quindi fate tutto quello che vi viene in mente e vi piace, perché il drago poi tra le altre è anche un animale fantasy, quindi non richiede una colorazione standard come per esempio una tigre, no? Che va fatta in un modo, insomma, se l'ha fatta la tigre blu, difficile che sia una tigre blu, a meno che non sia una tigre fantasy. Allora, a posto questo, direi che possiamo diluire anche un po' il colore con un po' di acqua. Andiamo ad aggiungerla qui. Ecco qua il nostro bel nero, molto bello anche comunque questo affarino di gomma, perché in realtà è idrorepellente e funziona bene, funziona, non dico come una wet palette, ma siamo lì, nel senso che questo non mantiene il colore, diciamo, sempre bagnato, ma essendo idrorepellente all'inizio fa bene il suo mestiere. Allora guardate, questo è un altro momento di quelli dove bisogna essere un po' precisotti, ma vedete che sto usando un pennello numero 2, quindi insomma se usate un pennello un po' più piccolo avendo paura di sbagliare, non sbagliate, ok? E sto praticamente facendo le unghie nere sulla pietra. Anche queste risalteranno tantissimo di più quando andremo a fare la lavatura, perché la pietra ovviamente avrà una lavatura che è nera,
con le wash e sicuramente verrà bene. Allora, nel frattempo c'è Mirtillo che si lamenta perché ha fame, ma non ha capito che si mangia la sera e quindi lo lasciamo a bocca asciutta fino alle 7. Allora, sentite che si arrabbia. Andiamo avanti mettendo qua. Io direi ragazzi che finisco le unghie e così vi faccio vedere la miniatura con le unghie finite e tutti i passaggi insomma pronti per la nostra lavatura. Tra poco. Allora ragazzi, sono arrivato al punto dove ho praticamente tutte le unghie nere, diciamo le estremità che volevo nere. Voglio usare questo rosso che è molto dark, un Cut Red, quindi siamo sempre nell'ordine del, diciamo, green dark, ok. Cerchiamo di mettere un po' di rosso sulle punte, ok. Quindi qui vedete aggiungo il rosso e ora guardate, lavo la punta del pennello, prendo una punta di nero e inizio a fare blending. Quindi come prima, ok, metto a fuoco, come prima comincio a tirare giù. Il rosso si mescolerà con il nero e diventerà marrone. E questo è il primo passaggio per cominciare a sfumare un po'. Se andate a vedere la puntata scorsa dell'ultimo tutorial che ho fatto con il tiranide ha un vantaggio che la base era bianca, quindi ho potuto mettere il nero e con praticamente uno speed paint ho potuto andare a, quindi con un inchiostro nel caso di Greenstuff si può andare tranquillamente a fare il blending liberando il nero dalla punta e trovando così il rosso un po' più chiaro. In questo caso non si può fare e quindi andiamo a fare un blending normale. Il blending normale è questo che vedete, quindi andate a colorare quanto volete voi, l'importante è che la resa sia quella di una punta abbastanza rossa, in questo caso io la sto facendo rossa molto grim perché è un rosso veramente molto scuro, quindi vorrei che rimanesse appunto sulle tonalità del nero, che infatti vado a mettere anche all'interno. Vedete che continuo a insistere in modo tale che rimanga proprio poco rosso e questo lo faccio anche dall'altra parte, quindi metto una bella botta di rosso iniziale, lo metto su tutta la punta e poi nero e andiamo a blendare. Blendare è un termine che ho appena inventato, attenzione, diventerà virale. Andiamo a blendare tutti in tangenziale e quindi eccolo qua, guardate, in un attimo viene fuori, ma vedete che il rosso spunta proprio bene sul verde chiaro in questo modo. Quando poi andremo a fare le lavature diventerà abbastanza bello. Ovviamente, ripeto, è un drago da gioco, niente di drammaticamente bello, però insomma secondo me alla fine con uno speed paint avete tirato fuori qualcosa di carino. Direi che mi limito alle corna diciamo alte, ok, e potrei andare a fare anche le unghie, ma diventa complesso perché sono piccoline, quindi pennelli molto piccoli, il blending è complicato perché bisogna un po' di spazio, quindi lo lascio solamente sulle due corna diciamo in alto, così rendo speciale il volto. E adesso asciuga tutto e partiamo con le lavature, ma nel frattempo posso già iniziare con quelle della pietra, quindi torniamo a lavorare sulla pietra che all'inizio, se vi ricordate, abbiamo fatto con i 3 colori dry brush technical della Greenstuff. A tra poco. Vado a prendere un seppia, attenzione al nome, il seppia Vetus Intensity Ink, ok? Quindi lo vado a annacquare con l'acqua appunto e ne metto 2 di acqua e 2 gocce di ink per andare a vedere cosa succede. Allora, se vado per esempio qui, vedete che in un attimo la pietra prende il marrone, ok? Quindi diciamo che le parti, alcune parti possono essere marroncine per dare un po' di colore e poi il resto andrà fatto con un ink nero, ok? Quindi ora
vedete, passo questa parte qui che tra le altre con la coda è spettacolare, vedete come il marrone già risalta, no? E dopo vado a farlo all'interno delle ali. Questo è perfetto, vedete che le ali vi avevo detto che diventavano grim e scure, no? Guardate come il, diciamo, l'ink va proprio a lavarle, vedete, le lava, tira fuori i recessi che ci sono, ma ovviamente va tanto tanto a scurirle, quindi alla fin fine la resa sarà scura. Se volete poi avere altro, diciamo, cioè l'effetto tipo quello di prima, sarà sufficiente ridare, diciamo, un po' di colpi di luce in quel modo lì. Però guardate, se io adesso vado dentro, rendo praticamente le ombre e vedete che si prende il suo colore dove serve e va a fare praticamente il suo mestiere, che è quello di fare le ombre. Andate pure anche sopra il verde, non c'è nessun problema, e vedete che la resa è questa. Quindi mi piace, metto ancora seppia che ci sta alla grande, 2 gocce di seppia contato con questo contatore qui, è fantastico, e un bel po' di acqua, ok? In modo tale che state lavando proprio, diluendo l'ink, e guardate proprio che resa che vi dà in questo modo. Se lo usate completamente, diciamo, non diluito, sapete che è più importante, diciamo, quello che state andando a fare come intervento, quindi sarà un intervento un po' più forte, ok? Beh, però mi sembra che ci stia tutto, no? Quindi vedete anche qui vado a dal basso, soprattutto faccio in modo che vada nei bordi e faccio in modo che vada a creare le ombre. Questa è proprio una wash fatta con gli inchiostri acrilici. È molto carino come inchiostro perché praticamente molti di questi effetti con questo, diciamo, con questa resa si ottengono più facilmente a volte con gli oli, per esempio, quindi bisogna usare il white spirit eccetera. Invece guardate, con l'inchiostro guardate che bella resa che dà sotto l'ala, no? Quindi abbiamo già fatto questa parte qui, una parte anche qui un pochino, da qualche parte mettiamo un po' di marrone che andrà leggermente a colorare, per esempio sugli scheletri, anche se saranno di pietra, un po' ricordano l'idea dello scheletro vero. E dopo andiamo a fare una lavatura completamente nera sulla pietra, e quindi adesso vado col nero. A tra poco. Allora ragazzuoli, mentre aspetto che la pietra si asciughi, ho messo il nero, link proprio nero, intensity nero, e il marrone che avete visto prima, quindi è venuta fuori una pietra, diciamo, già lavorata in questo modo. Sul finale possiamo dare dei colpi di luce e fare un po' meglio il tutto, no? Qui abbiamo delle vesciche, se guardate, sulle spalle, che voglio far risaltare, quindi vado a mettere un verde che è molto molto acceso e che andrò poi, ovviamente quando è asciutto, ad amalgamare un pochino con la famosa lavatura ink di verde che andrò a fare tra poco. Quindi praticamente non si vedrà più così, ma andremo probabilmente poi a ribadirla, diciamo ridipingendo sopra un pochino, perché voglio che rimanga accesa questa cosa qua, perché qui è come se avesse le ghiandole per l'acido. Siccome è un drago che sputa acido, mi sembra doveroso far risaltare queste ghiandole. Semplice semplice, così fate praticamente una botta di vita sulla spalla, vedete, che poi andrà, metto a fuoco, eccolo qui, che poi andrà ovviamente a delinearsi come delle palline, delle ghiandole proprio quando andremo a fare la lavatura, no? Quindi adesso vado a fare un tondo e poi la lavatura farà il resto facendo le ombre. Ed ecco qua, ok? E quindi anche dall'altra parte stessa storia. Andiamo a vedere dove sono le ghiandole. Ecco, io andrei a farne una qui, perché poi in realtà è un'interpretazione, ma mi sembra abbastanza intelligente, nel senso che è proprio un... Vedete che da una parte potrei mettere delle ghiandole, dall'altra potrei metterle solo dietro, come se fosse asimmetrico, no? E questo fosse invece il suo braccio. Però vediamo, per esempio qui secondo me ci sta la ghiandola, eh? Qui ci sta un ghiandolone, vediamo un pochino. Allora,
ecco qua, le lasciamo così, si asciuga tutto. Tra le altre, guardate, una cosa che noto molto interessante degli Intensity, che giustamente sono anche questi la prima volta che li utilizzo in maniera, diciamo, più approfondita, e quindi riesco anche a darvi una recensione dei colori, si asciugano molto velocemente e sono in realtà delle wash, però guardate, è già quasi tutto asciutto, quindi veramente molto carino. Guardate che bel effetto che sta facendo là sotto, come il marrone è caduto e colato e sta facendo questo super effetto, mi piace tantissimo. Andiamo avanti, così che sta comunque uscendo fuori un draghetto di tutto rispetto, pur essendo, diciamo, tra virgolette uno speed paint, perché mi sa che non sarà proprio un'ora, ma saranno anche due qualcosa, però viene fuori un draghetto carino e secondo me salva un po' la situazione, perché la miniatura non è brutta, è solo che non è dettagliata perché è su un materiale che è l'antidettaglio veramente. Se fosse stata di resina sarebbe stato anche un bel drago, perché diciamo che come è avvinghiato sopra il suo, diciamo, mausoleo, chiamiamolo così, è bello. Diciamo che non ha, non è brutta, anzi. Quindi insomma, adesso abbiamo fatto questi ghiandoloni, andremo poi a fare le lavature. Adesso io comincerei, mentre lì intanto asciuga, guardate come asciuga velocemente proprio anche quello. Ecco perché vi dico già, colori che coprono molto bene, asciugano velocemente, che è molto figo, ma serve saperli utilizzare, e quindi cosa migliore di tutte è procurarsi la wet palette, perché la wet palette vi aiuta a mantenere il colore umido finché deve restarlo. Quando poi l'avete steso sulla miniatura è bene che si asciughi in fretta, quindi devo dire brava Greenstuff. Allora, abbiamo un Limelight Tip, che sarebbe praticamente questo verde, che ho il dubbio che sia l'intensity giusto, perché non è scuro, quindi mi verrebbe da dire che forse è meglio l'Orc Flash Deep, ma l'Orc Flash Deep è molto molto scuro e rischiamo veramente di ammazzare la miniatura, quindi parto da quest'altro e vediamo che cosa succede andando a metterlo. Vedete che è un ink proprio quasi del colore della miniatura, quindi questo ho il dubbio che non faccia il suo mestiere. Vediamo un po', mettiamo 2 di acqua e andiamo a colorare un po'. Beh, non è orribile, anzi fa il suo. Vediamo un po' se riesce a far risaltare le luci che abbiamo fatto prima. Trasciniamo ovviamente in giro per tutto il drago il suo ink, però vedete che perlomeno quello che stiamo facendo, che è molto utile, è, diciamo, velare la miniatura con questo colore che la rende più accesa in questo caso, e non è male, non è male, perché alla fine mescola bene tutti quei passaggi transitori che abbiamo fatto, e le luci, vedete che scompare praticamente l'effetto dry brush e l'effetto stacco dallo scuro al chiaro che avevamo prima, e viene fuori un bel draghettino. Quindi a questo punto l'esperimento mi piace, vado avanti per questa strada e vediamo dove va a finire questa strada, perché quando abbiamo fatto il nostro finalone lo lasciamo lì e vediamo come continuarlo in base a quello che è saltato fuori. Però mi sembra veramente molto carino. Guardate che bello che è l'effetto velatura che fa qui sul corpo, molto carino, guardate che bello. Adesso da qua mi trascino dietro di nuovo tutto, così lo porto davanti, non lascio troppo liquido in giro, mi piace tirarlo il colore, e vedete che però gli dà quella colorazione un po' diciamo di nuovo fantasy, che ci sta con questo drago. Sta venendo bene. Quando, non vedo l'ora di vederlo asciutto, perché secondo me quando si asciuga si diciamo adatta ancora di più alla miniatura e al verde che c'è sotto, e secondo me viene fuori proprio una bella cosa. Allora a questo punto devo andare a fare per forza anche qui, devo stare attento a non toccare troppo l'ala, quindi vado col collo del pennello, vedete, e vado solo a velare praticamente quel colore saturo di bianco che non mi piace, ovviamente, che ho fatto apposta saturo di bianco per poi riuscire a dare un colore più brillante
a quello che mettevamo sopra, solo che veramente non pensavo che questo verde sarebbe stato il prescelto. Guardate che carino che sta venendo fuori. A posto, direi. Adesso qua facciamo l'ultimo pezzo, ecco qua, e andiamo a fare anche la parte interna. Vedete che tutta la parte che era un po' dry brushata e che faceva questa texturizzazione adesso non sembra più texturizzata, ma velandola, diciamo, vedete che ha un suo senso. E guardate come si è acceso il drago. Mi piace in questo caso perché è praticamente, proviamo il volto che è la parte più importante, perché dicevo è un drago che sputa acido, quindi mi piace abbastanza che resti su queste tonalità molto acide, vedete, è proprio acido, è un giallo, quasi un giallo, no? C'è un verde che ha delle pigmentazioni quasi giallognole dentro, ma mi piace proprio come rende. Quindi bene, andiamo avanti così, lo finisco ragazzi e vedo un pochino che salta fuori, così poi ve lo mostro per bene, ok? A tra poco. Bene, ci siamo, ho fatto tutta la parte verde, diciamo che vela il corpo e quindi lo rende molto staccato e acido, vedete, dalla pietra. Si staccano bene anche le ali, ovviamente è ancora un po' grossolano, ma insomma sta venendo. Nel frattempo metto 3 gocce di Orc Flash Dip, sempre in questo caso attenzione perché non sono ink, tra l'altro mi sono dimenticato di dirvelo, ma il Limelight Dip e l'Orc Flash sono 2 dipping ink, ok? Sono gli equivalenti dei contrast, per capirci. Quindi qui bisogna andare a diluire tanto perché andate proprio a pigmentare quando bisognerebbe, diciamo, lavorare un po' sul colore più chiaro, no? Ma la cosa molto comoda è che in questo caso, sempre pennello numero 2, vado a mettermi un bel po' di acqua nel mio dipping. Attenzione che questo è praticamente il dipping che dovrebbe fare la pelle dell'orco e io vado a metterlo solo nei recessi dove voglio che il verde sembri un po' più verde per l'appunto, e non vado a esagerare in tutti i posti. Il dipping fa il suo mestiere e vado finalmente a trovare le forme della miniatura e guardate cosa salta fuori. Ovviamente poi qui andate un po' a stemperare e guardate rispetto a come veniva solo velato che cosa fa la sfumatura di verde, no? Che va proprio a tirare fuori i particolari nei recessi, vedete, nelle parti proprio più in recesso. E qui vado intorno alle famose bolle e quindi vado a fare così, proprio toccando praticamente le bolle intorno, vado a creare questa sfumatura. Non vi preoccupate se adesso si fanno macchie o cose del genere, quello che mi interessa è la, diciamo, sfumatura che fa soprattutto ai lati, perché sopra poi andrò a rifare il chiaro. Cercate di spingerla via magari dalla parte sopra, così poi avete ancora margine per la parte chiara, ma la cosa che mi interessa adesso è che ci sia anche un po' di liquido, perché andiamo a fare una sorta di blending anche di nuovo con lo stesso colore chiaro di prima, no? Nel frattempo continuo il verde intorno, continuo il verde sotto, anche se non si vede ragazzi, questo tipo di passaggi fanno, guardate per esempio, se io vado qui e faccio così e poi vado per ogni scaglia a tirare il colore, a fare l'ombra tra una scaglia e l'altra, dopo quando andrà ad asciugarsi il dipping farà il suo mestiere. Quindi voi non vi preoccupate se alcuni passaggi sembrano inutili, perché non lo sono. Poi chiaramente possono essere superflui perché potrebbe non interessarvi avere determinate rese
e allora potete anche dire effettivamente non lo faccio perché non mi interessa. Però guardate, per esempio qui dove c'è lo stacco, qui dove ci sono le dita, tutti questi passaggi qua dove ci sono questi punti qui fanno un po' muscolatura del drago, no? E va a sfumare e a creare sempre quell'effettino, che va a differenziare, no? E a me sinceramente piace perché veramente vi ripeto, la miniatura come vedete è complicata da insomma esaltare, ok? Vedete che ha veramente delle lacune oggettive, cioè proprio non c'è a volte il recesso per creare un grande spazio d'ombra e quindi si fa quello che si può, ma ovviamente serve dare un po' di tridimensionalità. Qui vado col dito a levare un pochino e anche qui andiamo solo dove vogliamo che ci sia appunto un po' più di tridimensionalità, è diciamo il termine più adatto. Ok? Adesso io finisco, ricordatevi sempre di levare un po' la parte superiore col dito, è la cosa migliore e più veloce e meno invasiva perché tipo la carta assorbe troppo, e andate a far risaltare, vedete, le parti che si staccano, tipo la coda. È un attimo tanto, quindi non è un passaggio molto diciamo lento, vedete che in un attimo si va a delineare la coda. Qui lasciate perdere, qui sull'interno fatelo e ovviamente anche qui si creerà una velatura, quindi adesso quando sarà asciutto non vedrete tutto questo stacco, ci sarà ma sarà meno evidente, ed è quello che volevamo noi, cioè trovare un po' di sfumatura verde facendo risaltare un po' quel che si può dei particolari della, diciamo, della miniatura. Ecco qua ci sono per esempio tutti le sue ombre, diciamo, lo stacco fra un pezzo e l'altro, vedete, proprio del corpo del drago. Insomma, un minimo facciamolo venire fuori questo draghetto, no? Qui anche per esempio il naso, non troppo, occhio. Ragazzuoli, il caso ha voluto, come avete visto poco fa, che la batteria della telecamera è esaurita, quindi si è spenta mentre stavo facendo, diciamo, il verde scuro, no? Alla fine ho concluso. Vi faccio solo notare i passaggi che ho utilizzato per concludere questo speed paint, diciamo, no? Allora, il verde che ho utilizzato per l'acido, che è il Canary Green, ok? E l'ho utilizzato per dare tutti dei piccoli colpetti di luce che vedete in giro dappertutto. Se guardate ci sono proprio come dei micro tagli, è veramente colpi veloci affiancati, non troppo precisi, in modo tale che sembri un po' un fumetto. Perché? Perché in fondo Manganiello ha fatto tutta una sua interpretazione delle carte che abbiamo già discusso ampiamente e volevo rovinare anche il drago, no scherzo, volevo dare quest'idea di appunto un po' fumetto, un po' avvicinarlo a quel genere, no? Poi ho messo il gloss, quindi il Green Stuff semplice gloss varnish, che serve praticamente per tenere lucide le unghie e le diciamo corna. Non è ancora asciutto completamente, quindi non sarà così tanto lucido, ma insomma si vedrà la differenza e mi piace molto questo gioco di luce che appunto la luce fa, vedete, sulla parte lucida rispetto alla parte che resta opaca, no? Dopodiché ho utilizzato un pigmento Dark Earth, sempre della Green Stuff ovviamente perché siamo solo in ambiente Green Stuff, e ho fatto praticamente un po' di passaggi di polvere proprio senza usare il fixer, in modo tale che la pietra sembrasse ancora più realistica rispetto alla miniatura che ormai diventa quasi un fumetto verde acceso, no? E poi sopra le bolle, che vedete sono anche queste glossate, piuttosto che usare il gloss da solo ho utilizzato un technical che è il bile, che è fantastico, è perfetto proprio per questa cosa qua. Prendeteli i tecnici della Green Stuff perché sono veramente la parte secondo me migliore in assoluto, perché c'è veramente una gamma gigante. Oggi avete visto veramente un infinitesimo
parte piccola di quello che fa Greenstuff, però mi piace che siamo riusciti a fare una miniatura dalla A alla Z tutto Greenstuff, e devo dire la verità, per essere uno speed paint dà anche soddisfazione, e tutto questo utilizzando praticamente un solo technical. Adesso io magari do degli spruzzi di rosso con il blood. Attenzione che il blood adesso la Greenstuff lo fa in due versioni, che sono il coagulated blood e il True Blood, che sarebbero appunto rispettivamente quello incrostato e quello diciamo ancora fresco, no? Dategli dei colpettini in modo tale che sulla pietra diciamo e sotto il drago ci sia del sangue, fa sempre scena, il sangue vince sempre, e diciamo che i technical, a parte il fatto che Greenstuff fa tra i technical migliori che conosco, ma la cosa fighissima dei technical è che vi permettono di salvare praticamente tutte le cose che non vi piacciono tantissimo magari della miniatura, perché l'occhio va proprio su quello piuttosto che restare diciamo sulla parte della tecnica proprio assurda, no? E vi dico la verità, è una miniatura che dovrebbe venire fuori in un'ora e mezza circa. Se superate l'ora e mezza siete già a di più di uno speed paint, no? E quindi diciamo che la cosa che ci interessava era far emergere lo spirito del drago acido, ok? E magari anche lo spirito di Manganiello, di farlo appunto un po' fumettoso, e quindi poi di poterlo giocare sul nostro tabellone di HeroQuest, ok? Ovvio che tra un po' vi farò vedere una showreel, così cerchiamo di capire com'è la miniatura con la fotografia giusta, con le luci giuste. Qui siamo sotto praticamente un neon che è un LED fortissimo, no? Però insomma più o meno questo è. Allora, per fare il discorso del blood, la cosa migliore è un diciamo pennello, che può essere per esempio anche il pennello del dry brush stesso, e uno stuzzicadente o qualcosa del genere, insomma, no? Allora io vado a prendere invece questo spuntone, o meglio il punteruolo di metallo che uso sempre, lo vedete spesso nelle mie puntate, per aprire i tappi, ok? Così vado a dare i colpi. Prendo un dry brush abbastanza grandicello, il numero 5 direi che va abbastanza bene, vedete, e vado a utilizzare la palette di gomma per tenermi il blood, ok, il sangue. Quindi ecco qui la paletta di gomma, mi prendo il mio coagulated, lo metto qui e vado a utilizzarlo con questo. La miniatura la inclino, ok, mettiamola a fuoco così vedete un pochino, e vado a spruzzare sulla parte. Ovviamente se faccio così spruzzo da questa parte qua, vedete che fa proprio gli schizzi e dà l'effetto sangue del nostro draghetto che ha distrutto e ucciso diversi nemici e quindi è parecchio pericoloso. Eccolo qua. Questa è la parte del sangue coagulato. Qui è un po' troppo, lo leviamo, andiamo a lasciarne un pochino, e poi laviamo il pennello, laviamo lo spuntone e facciamo la stessa cosa con il True Blood, che è un sangue diciamo invece fresco, ok? Allora vado a asciugare abbastanza bene, mi prendo il mio sangue fresco e vado a fare la stessa cosa. Così abbiamo delle sfumature, ovviamente più sulla parte frontale, perché è quella dove diciamo lui combatte e uccide, no? Vedete gli artigli per esempio che vengono colpiti, ecco qua, vedete, basta avere un po' di pazienza, poi quando andate a vederlo tutto il sangue sembra vero veramente, e sembra proprio che lui su questa pietra sacrifichi le sue vittime. E adesso andate a beccarvelo a uno per, vi faccio vedere una showreel, direi che più o meno ci siamo davvero. Magari se voi
diciamo aveste voglia di fare qualcos'altro, scrivetemelo nei commenti che vediamo cosa avreste fatto voi. Calcolate, mi raccomando, sempre che parliamo di uno speed paint, quindi deve essere una cosa che ha efficacia e velocità, ok? Quindi deve venire bene, deve essere efficace, perché se viene fuori una ciofega non vogliamo rovinare una miniatura, specialmente quella, una delle più importanti, diciamo, di HeroQuest, no? Però deve essere uno speed paint, quindi fate in modo di andare via rapidi, vi deve impegnare, se non sono un'ora e mezza, due, un pomeriggio, non di più. Io per speed paint intendo un'ora e mezza, no? Quando nelle miniature normali siamo intorno a un'ora, qui possiamo arrivare anche quasi a due, perché giustamente il drago è un po' più grandicello, ma vi assicuro che se andate giù veloci, come vi ho fatto vedere nel tutorial, non prende tutto questo tempo fare una cosa del genere. Ok ragazzi, ci vediamo al recap e poi dopo il recap vi faccio vedere la showreel. Allora avete visto ragazzi, i colori di Green Stuff World si comportano veramente bene, gran copertura di campitura da subito, su base nera praticamente i gialli, ocra e i beige vanno alla grande, il resto ovviamente viene da sé e quindi devo dire la verità, bella prova anche questa volta con Green Stuff World, oltretutto non posso fare altro che ringraziarli per avermi mandato il materiale, perché ho scoperto anche i loro acrilici. Io avevo tutto di Green Star World ma non avevo ancora provato proprio gli acrilici proprio classici, devo dire la verità, funzionano alla grande. E in tutto questo spero che lo speed paint del nostro draghetto acido e verde vi sia piaciuto. Non è chiaramente una miniatura di quelle da portare al Golden Demon, però sul tavolo fa la sua grande figura. E se fra un'ora e 42 ore i vostri amici stanno per arrivare a casa, seguite questo video e avete il drago dipinto come boss finale. Ci vediamo alla prossima puntata e grazie ancora a Green Star World. Ciao!